Parliamo di tarantella. Prima di parlare di tarantella, ascoltiamo. Abbiamo sentito un po' di esempi, un po' di tipologie di tarantelle. 5. Alcune sicuramente le avete riconosciute, altre forse un po' meno. Adesso le analizziamo. Analizziamo e parliamo di questa danza, di questo ballo. Tarantella è una danza popolare, tradizionale, legata all'Italia ovviamente, e in particolar modo, se cerchiamo di identificarla da un punto di vista geografico, nell'Italia meridionale. Possiamo dire che se io vi faccio vedere questo esempio, scritto, queste poche battute, abbiamo l'idea, la tarantella, quella che universalmente è riconosciuta come l'abbinamento all'Italia, o perlomeno il nostro, nell'immaginario, in quello che è lo stereotipo anche, specialmente legato alla tradizione americana, quando si pensava all'Italia, ai migranti e quindi a tutta la tradizione italiana, pizza, mandolina, tarantella, questa tarantella, che è il punto di partenza del nostro ascolto che adesso vi faccio risentire. Ed è la tarantella napoletana. Sentiamo questo mini frammento. Questo, come vi ho detto, è l'idea della tarantella, quello che tutti hanno in testa come tarantella. Ed è quello da cui è partito la nostra sequenza di tarantelle che avete sentito precedentemente. In quella sequenza di 5 esempi, come vi ho detto, ve li ho proprio incatenate, inanellate una all'altra, tranne l'ultima, che se avete sentito ha un legame leggermente diverso. Ma andiamo per gradi, analizziamone una alla volta. La tarantella, come abbiamo detto, è una danza veloce, e questo si sente, da un punto di vista ritmico di tempi, frequentemente in tempo ternario. Non solo in tempo ternario. Però, questo però viene spontaneo, non così facile da individuare anche quando è in tempo ternario. Noi spesso lavoriamo e abbiamo visto esempi di musica in tempo binario e in tempo ternario.
la tarantella, quando ha la scansione ternaria, e l'esempio che vi ho fatto vedere dell'esempio napoletano, della tarantella napoletana, è in 12 ottavi, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi abbiamo la sequenza ternaria. Ma essendo così rapida, si perdono i due accenti deboli. Quando noi diciamo 1, 2, 3, vi ricordate? 1 è l'accento più marcato. Se diventa velocissimo, la mi fa sol fa mi. Cos'è che sentiamo noi? 3, 2, 1, 1, 1. Ci sembra quasi binario. Quindi la velocità è proprio la caratteristica più evidente di questa danza. Danza popolare, tradizionale, sicuramente ci sono i primi riferimenti storici intorno al XVII secolo come informazioni, ed è quindi una danza molte volte eseguita popolarmente e non scritta. Però abbiamo anche tante tarantelle cosiddette colte. L'aggettivo colto ha un po' un'accezione, come dire, viene data una definizione che è quasi un po' snob. Però in questo caso utilizziamolo solo per dividerle, cioè ovvio che se parliamo di musica colta parliamo di musica scritta, ecco, principalmente. Abbiamo la conoscenza dei compositori e spesso e volentieri anche gli strumenti, come è costruita, non sono gli strumenti tipicamente popolari. Come vi ho detto prima, vi ho inanellato gli esempi saltando da una all'altra, ma unendoli proprio. Siamo partiti dalla tarantella napoletana e vi ho immediatamente legato a una nota una tarantella colta. Sentiamola subito, così abbiamo il riferimento. Sempre brevissimo, brevissimo frammento. Breve, ma ve lo ricordate? Qui la prima cosa che vi salta all'orecchio, pianoforte. Non è strumento certamente popolare, della tradizione popolare. Questa è una tarantella di Ruggero Leoncavallo, compositore che conoscete, legato più al melodramma, diciamo che forse i Pagliacci sono il melodramma più conosciuto di questo compositore. Si lega perfettamente anche alla tarantella popolare che abbiamo sentito all'inizio, la nostra idea, il nostro filo conduttore delle tarantelle. Questa non era sicuramente molto conosciuta, ve ne ho subito inanellata un'altra, sempre cosiddetta colta. Risentiamola insieme, sempre un frammentino. Qui si lega bene, si riallaccia e anche qui a maggior ragione ci soffermiamo. L'andamento, la cadenza, scusate, ritmica estremamente marcata e di riferimento sempre alla tarantella questa danza. Strumenti abbiamo il pianoforte, il flauto e il clarinetto. Questa tarantella è di Camille Saint-Saëns, altro compositore sicuramente conosciuto e della tradizione, manteniamo il termine, colta. A seguire, sempre, altro esempio, risentiamo anche questo, magari per un cicinino in più, risentiamolo. Questa è forse la più famosa, è la tarantella di Rossini. La versione che avete sentito è quella orchestrata da Autorino Respighi, perché Rossini l'ha scritta per pianoforte e voce, quindi è sicuramente tra le tarantelle una delle conosciute in abbondanza. E anche qui abbiamo sempre, lo sentite sotto, proprio quello che è l'anima della tarantella iniziale che abbiamo sentito, da cui siamo partiti. Abbiamo fatto già una conoscenza abbondante.
potete benissimo fare una ricerca, ne troverete tantissime altre. Io qui vi ho dato uno spunto, un'idea per andare ad arricchire le vostre conoscenze. L'ultimo esempio che vi ho legato è un esempio leggermente diverso. Io direi come prima cosa risentiamolo, così intanto vi ritorna alle orecchie e alla memoria. Risentiamolo insieme. Questo qualcosa di diverso lo possiamo mettere in evidenza. Allora, questa è una pizzica. Ci sono varie tipologie, pizzica, pizzica scherma, insomma ci sono tante taranta, insomma nella definizione ce ne sono tante. Fanno tutte parte comunque della grande famiglia delle tarantelle, quindi rientriamo sempre nello stesso ambito. Ci dà l'opportunità, questo pezzo, di sottolineare anche un altro aspetto. Quando all'inizio abbiamo detto la tarantella tradizionale, danza tradizionale dell'Italia meridionale, abbiamo parlato ovviamente partendo dalla tarantella napoletana, ma l'altra patria molto conosciuta di questa danza è la Puglia, il Salento, e la pizzica si lega assolutamente a questa terra. In questo esempio che abbiamo sentito, abbiamo avvertito l'aspetto ritmico sempre estremamente evidente, ma più ossessivo, più sia il ritmo che la melodia in maniera ossessiva e ripetuta. E qui ci si lega maggiormente a quello che poi è la nascita, da dove deriva anche il termine della tarantella. Tarantella, taranta, tarantola. Sapete perfettamente che questo nome deriva da quella che si pensava fosse anche l'azione benefica di questo ballo. Si utilizzava il ballo, questa tarantella, la pizzica, la taranta, chiamatela come volete, con questa frenesia, ossessività per cercare di tirar fuori il veleno del malcapitato che era stato mosso dalla tarantola. Il fatto che la danza così frenetica e veloce potesse portare a un aumento, come ben sapete la musica effetti sull'aspetto fisico ne ha in abbondanza, quindi aumento della respirazione, la traspirazione, che se ballate questi balli ovviamente ne avete in abbondanza, poteva aiutare, così sembrava, a tirar fuori il veleno di questo ragno. E questo è un esempio che vi dà l'idea di questa ossessività, questa ripetizione fino ossessiva. Quindi, esempi di tarantelle. Adesso il mio consiglio è, avete sentito all'inizio, in sequenza, non vi avevo messo i titoli perché poi ve li raccontavo e ve li spiegavo. Adesso, dopo aver fatto una certa conoscenza, risentiteli in tranquillità. Se per di più sapete anche i passi e avete il fiato sufficiente, il mio consiglio è anche ballateli. È un piacere sicuramente. Alla prossima.